Ciao a tutti, questo video non dovete assolutamente perdervelo, perché se siete dei maker, degli smanettoni oppure degli appassionati di elettronica, oggi vedrete molte informazioni utili e interessanti. L'argomento di oggi infatti è il piatto per saldatura a rifusione per componentistica SMD, ma vedremo anche il montaggio e il cablaggio della scheda di controllo del piatto di saldatura. Successivamente vedremo l'assemblaggio e l'interfacciamento della scheda di controllo con la piastra saldante. Poi vedremo anche come si utilizzano le lamine SMD, dette anche stencil SMD, e la pasta saldante. Vedremo anche una semplice procedura di allineamento tra la lamina e il circuito stampato e il posizionamento della componentistica SMD sulla PCB. Della saldatura SMD seguendo un profilo termico, il controllo visivo delle saldature e la rifinitura con un saldatore ad aria calda. Per concludere, inoltre, faremo un'analisi finale del processo di saldatura attraverso questa piastra saldante con pro e contro, e con la stessa piastra saldante faremo una cosa un po' insolita, che probabilmente avete già intuito dal titolo del video. Ma passiamo subito alla presentazione della componentistica. Con l'aiuto del multimetro verificheremo i valori delle resistenze. Abbiamo quindi i due resistori R1 ed R3 da 470 ohm e poi gli altri resistori R2 da 10 kΩ, R4 ed R5 da 47 kΩ. Ci tengo a precisare che questo non è un mio progetto, ma è un progetto tratto dalla rivista Elettronica In. La parte che però voglio approfondire riguarda la tecnica di saldatura. Vediamo adesso il buzzer o cicalino. E questo piccolo modulo compatto switching di alimentazione con ingresso 220 volt alternata e 5 volt DC in continua. Abbiamo poi questo piccolo display LCD con connessione quadro C, un'interfaccia per la lettura della temperatura da termocoppia basata sul MAX 6675, due morsettiere da circuito stampato, la board Arduino Nano, comoda e compatta per interfacciarci con tutto l'hardware. Abbiamo poi due strip header maschio e femmina da 15 pin per poter inserire e disinserire la scheda Arduino Nano sulla PCB principale. Poi abbiamo un encoder rotativo per selezionare le funzioni della nostra scheda di controllo. Un altro header maschio e femmina da 4 pin per la connessione dell'interfaccia di lettura della temperatura da termocoppia. Qui abbiamo la board, la PCB che realizza un po' il sistema di controllo, e la piastra riscaldante da 220 volt 400 watt realizzata in alluminio con inserita nella sua cavità la cartuccia riscaldante. Ma fissiamo adesso la scheda in morsa e passiamo alla saldatura, partendo dai componenti a più basso profilo, quindi dalle resistenze, per poi salire via via ai componenti un po' più ingombranti. Per le resistenze conviene inserirle tutte insieme, ripiegare poi i reofori verso l'esterno, divaricandoli per fare in modo che una volta girata la scheda rimangano fermi in posizione e si possono saldare in modo agevole. Voglio ricordare che la fase di saldatura dei componenti elettronici è una delle parti più importanti, in quanto è facile commettere degli errori
dovuti un po' all'inesperienza, come ad esempio quando si vanno a saldare i componenti come le resistenze che abbiamo magari nei cassettini del nostro laboratorio già da un po' di tempo, che sicuramente hanno i reofori ossidati. E una cosa da fare subito prima ancora di saldarli è rimuovere con un taglierino, con un cutter, l'ossido, andando a raschiarlo via dai reofori, anche perché poi quando si vanno a saldare, se sono ossidati, l'ossido crea una barriera eh, verso lo stagno, e quindi la connessione elettrica diventa un po' instabile, e anche l'azione meccanica dello stagno diventa inefficace. I componenti tendono anche a staccarsi se si esercita una debole trazione. Quando andate a saldare i componenti, adesso stiamo saldando gli header, quelli da 4 e successivamente anche quelli da 15, ricordatevi sempre di pulire ogni 2 saldature la punta del saldatore, per non andare poi a depositare sulle saldature successive tutti i residui di saldature precedenti, che andrebbero a sporcare e a peggiorare il contatto elettrico delle saldature. Anche il tempo di saldatura non deve essere troppo breve, se no il flussante contenuto nello stagno non fa in tempo ad agire disossidando l'ossido dai reofori e dalle piazzole eventualmente dove è presente. Mediamente il tempo di saldatura di ogni singolo punto deve durare intorno ai 2-3 secondi, non di meno, perché sennò le saldature vengono incomplete. Si rischiano saldature fredde con componenti che si staccano e connessioni elettriche che non ci sono, e quindi poi la scheda non funziona, ci si perde un sacco di tempo a cercare i guasti, a cercare i motivi di malfunzionamenti. Come è importante anche la temperatura di saldatura, che io fisso di solito intorno ai 350 gradi, e la scelta della punta del saldatore. Ovviamente dipende dai tipi di componenti che andiamo a saldare e dalle aree di rame dove dobbiamo andare a montare i componenti. Quindi in base a quello si scelgono punte più o meno grandi, a scalpello o coniche, a seconda di cosa si deve saldare. In questo caso sto usando una punta di tipo conico con diametro intorno al millimetro e mezzo, adatto per andare a saldare i reofori sui pad che abbiamo in questa scheda. Passiamo adesso alla saldatura del buzzer e successivamente dell'encoder rotativo. E passiamo poi ai componenti a profilo sempre più alto.
Cominciamo adesso con il cablaggio. Sulla tavoletta di legno ho predisposto la board di controllo sulla quale adesso vado a montare l'Arduino Nano. Poi abbiamo qui a sinistra l'alimentatore AC/DC con ingresso 220 volt alternati e uscita a 12 volt che ci serviranno per alimentare il relè allo stato solido che abbiamo qui sotto. Questo relè ci servirà per controllare l'accensione e lo spegnimento della piastra riscaldante che utilizzeremo per saldare i componenti SMD. Il vantaggio di questi relè è quello di di avere tempi di commutazione molto più brevi e quindi li rendono la soluzione ideale per controlli di temperatura e spesso anche nei casi in cui il tempo di apertura del relè deve essere controllato con una certa precisione e anche molto rapidamente. Questo che sto collegando adesso è il cavo di controllo del relè a stato solido e il cavo nero è il cavo di massa. Questi due cavi devono essere portati qui alla morsettiera contraddistinta dalla serigrafia SSR, Solid State Relay, che ci permetterà di controllare attraverso l'Arduino Nano l'apertura e la chiusura del relè a stato solido. Abbiamo qui invece la piastra riscaldante che, come ho già detto, è una piastra da 400 watt e 220 volt alternata di alimentazione. Questo è il contatto di uscita e lo andiamo a connettere alla morsettiera. Al fusibile di protezione collegato in serie e successivamente alla linea di alimentazione, cioè a una presa di corrente. Adesso abbiamo qui il cavo della termocoppia che ha una sua polarità, quindi prestare attenzione a come si inserisce, anche perché sennò non si legge la temperatura corretta. Questa qui è una termocoppia di tipo K che andremo poi a fissare stabilmente a un punto della piastra riscaldante. Non troppo vicino alla cartuccia, ma magari in una zona più periferica, che potrebbe essere la zona che tende a scaldarsi e che tenderà a scaldarsi più lentamente rispetto alle zone centrali che sono subito sopra la cartuccia riscaldante. Questi ultimi due cavi sono quelli che portano la tensione di rete, quindi il 220 volt, all'ingresso di quel modulino di alimentazione 5 volt e di uscita che ci dà l'alimentazione all'Arduino Nano. Ed ecco questi i due cavi che fanno capo poi dalla parte opposta alla spina che poi alimenterà la cartuccia riscaldante. Allora, quello che vediamo adesso è chiamato stencil SMD o lamina SMD. In pratica è una lamina metallica formata da rame zinco e nickel e viene forata con il laser,
creando dei fori in corrispondenza delle piazzole dei componenti SMD, quindi dei punti di saldatura. In pratica, grazie a questa lamina e a una pasta saldante formata da polvere di stagno mescolata con del flussante, possiamo spalmare letteralmente lo stagno al di sopra della lamina in corrispondenza dei fori creati sulla lamina stessa, facendo così depositare lo stagno sulla scheda sottostante. Ecco, sotto la lamina bisogna realizzare come una cornice, fissando, come in questo caso, 4 strisce di vetronite, 4 basette in pratica, e creando così l'alloggiamento della scheda il più stretto possibile, in modo che la PCB non si possa muovere. A questo punto invece con dello scotch dobbiamo fissare, un po' come è stato fatto per le 4 basette sottostanti, la lamina SMD, sempre con dello scotch che andrà posizionato sul lato, in modo che possa essere riposizionata facilmente al di sopra del circuito stampato. Sul lato opposto a quello dove abbiamo appena fissato lo stencil SMD va posizionato un altro pezzo più piccolo di scotch per mantenere l'allineamento durante la fase di raclatura dello stagno, ovvero quella fase in cui si spalma lo stagno con una spatola. Io ho utilizzato una carta plastificata, e solitamente però in campo industriale viene utilizzata una spatola con una gomma in caucciù che permette di depositare nel modo migliore lo stagno, e questa spatola appunto si chiama racla. In questa fase procedo con l'allineamento finale, dove poi lo stabilizzo mettendo il secondo pezzo di scotch nella parte inferiore di cui ho parlato prima. Questa che vediamo adesso invece è la pasta saldante, in pratica, come vi dicevo, quella pasta formata da polvere di stagno, argento, rame e flussante. Quindi viene depositata su un lato della scheda, magari in più punti dove c'è maggior densità di fori, e successivamente attraverso una spatola, io avevo quella card plastificata, va bene qualsiasi tipo di tesserina, l'importante è che non sia troppo rigida e che non sia con i bordi frastagliati o rovinati, perché sennò potrebbe graffiare la lamina. Va spalmata facendo in modo che tutti i fori si riempiano di stagno. Qui in basso alcune parti sono rimaste scoperte, quindi si può aggiungere e rispalmare, perché comunque si deve creare una copertura uniforme su tutti i pad per dare una quantità di stagno sufficiente alla saldatura successiva. Ovviamente con la racla questa operazione viene sicuramente meglio, perché il caucciù ha un comportamento diverso rispetto alla plastica. Vediamo adesso al di sotto della lamina come è venuta questa operazione. In pratica lo stagno si è depositato in modo abbastanza preciso, l'allineamento è stato raggiunto e lo stagno si trova soltanto sulle piazzole, sui punti di saldatura. Vediamo un po' più da vicino. Ecco qui
l'IC2 che è un microcontroller della Microchip. Qui abbiamo invece in basso la parte dello stabilizzatore di tensione, in alto invece c'era un integrato per l'emulazione seriale. Ma riposizioniamo la scheda e procediamo adesso con il posizionamento di tutti i componenti. Partendo da quelli più grandi e più semplici, come questo fusibile ripristinabile, fino ad andare via via a quelli sempre più piccoli che richiedono un posizionamento sempre più preciso. Anche qui è abbastanza semplice, anche perché ha degli spinottini di centraggio, questa porta USB di tipo B, mini USB, il pulsantino per il reset della scheda. Ma diamo adesso un'accelerata alla fase di posizionamento dei componenti, anche perché la fase più interessante deve ancora arrivare. Qui adesso ho appena posizionato lo stabilizzatore prima e poi due condensatori elettrolitici, qui il microcontroller, un DSPIC 30F4013 e questo qui che ha un passo ancora più fine, è un emulatore seriale USB che mi ha dato un po' di filo da torcere per posizionarlo in modo ottimale. Adesso abbiamo qui i due dadi di protezione contro le inversioni di polarità sull'alimentazione e poi un po' di condensatori sparsi per filtrare le alimentazioni degli integrati e proteggerli contro i disturbi provenienti dall'esterno. Bene, con quest'ultimo componente abbiamo finito con il posizionamento di tutti i componenti SMD e adesso ci prepariamo per la fase successiva, ovvero quella di saldatura. Quindi dobbiamo fissare, appoggiare sulla piastra riscaldante la scheda, facendo attenzione a non scuoterla troppo perché comunque i componenti sono trattenuti debolmente dalla pasta saldante. Adesso invece procedo con il fissaggio della scheda sulla piastra riscaldante attraverso delle mollettine metalliche che permettono di far aderire meglio la scheda sulla piastra e quindi ridurre così la resistenza termica di contatto. La pasta saldante che ho utilizzato ha un profilo di saldatura che è quello dello stagno senza piombo, che ha delle temperature leggermente più alte e un tempo di saldatura leggermente più breve. Partiamo quindi con la saldatura con lo stagno senza piombo, quindi selezioniamo il profilo LED free. Qui in basso a destra vediamo il grafico del profilo termico che stiamo seguendo, che è caratterizzato da 4 fasi,
una fase di preheat che in pratica è un preriscaldamento e serve per iniziare a riscaldare tutti gli elementi della scheda, quindi la piastra di vetronite e i componenti, portandoli tutti a una temperatura di presaldatura. Questa fase dura circa una sessantina di secondi. Terminato questo primo periodo, si passa alla seconda fase di soak, dove in pratica inizia ad agire il flussante che, scaldandosi, scioglie e disossida le parti di saldatura, le parti metalliche. Qui iniziamo a vedere il vapore che si alza dalla scheda, è proprio il flussante che sta evaporando. Abbiamo poi una terza fase chiamata reflow, dove si ha che la parte metallica della lega inizia a fondersi e crea una connessione meccanica ed elettrica tra i componenti ed il circuito stampato. In questa fase il flussante evapora completamente. In questa fase, che dura 75 secondi, dovrebbero saldarsi tutti i componenti, ma vediamo cosa succede. Notiamo infatti che i componenti che si sono saldati nei tempi previsti sono quelli della zona centrale, che si trovano sopra la cartuccia riscaldante, e questo dipende dal fatto che la distribuzione della temperatura non è uniforme sulla piastra riscaldante, che è di alluminio. Probabilmente una piastra di rame avrebbe reso la saldatura sicuramente più semplice, in quanto il rame ha una conducibilità termica quasi doppia rispetto all'alluminio. E comunque c'è anche da dire che la scheda che ho messo a saldare è anche troppo grande rispetto alla piastra riscaldante, in quanto va praticamente fino ai bordi della piastra, e sappiamo benissimo che sui bordi c'è anche la dissipazione con l'ambiente esterno maggiore, oltre che non essere sopra la zona della cartuccia riscaldante. Il bordo sicuramente ha un delta di temperatura non trascurabile. Quindi, mancando anche una ventina di secondi alla fine del processo di saldatura, che tra l'altro adesso è nella fase di raffreddamento,
non penso possano accadere grandi cose. Quindi sicuramente la scheda sarà da riprendere successivamente e per completare quelle saldature che sono rimaste ancora nella fase di soak, ovvero quella dove si ha l'evaporazione del flussante, ma la saldatura in quelle zone periferiche non è neppure cominciata, infatti si vede ancora lo stagno, è grigio opaco e non è color argento lucido. Quindi, armati di saldatore d'aria calda, andiamo a riprendere tutte quelle saldature che sono rimaste un po' indietro, facendo attenzione a mettere la potenza del flusso d'aria su un valore basso, se no può succedere che i componenti ancora poco ancorati alla scheda volino via come le foglie al vento. Dovendo fare una valutazione finale di questo prodotto, cioè del sistema piastra riscaldante e regolatore di temperatura, devo dire che il prodotto è fatto anche abbastanza bene, nonostante abbia dei limiti comunque per le schede di dimensioni più grandi. E ho notato che mentre la temperatura in fase di riscaldamento viene seguita abbastanza fedelmente con uno scarto di pochi gradi, questo grazie al regolatore PID che è implementato a livello di firmware sull'Arduino Nano. Nella fase di raffreddamento invece l'inerzia termica della piastra riscaldante non permette di seguire la fase di raffreddamento nel modo più fedele, come è avvenuto per la prima fase, e quindi il raffreddamento si prolunga per alcuni minuti dopo. In questo caso però si rischia con i componenti più delicati di scaldarli troppo e di danneggiarli. Si potrebbe aggiungere quindi, per quanto riguarda la fase finale di raffreddamento, una o più ventole per raffreddare più rapidamente la scheda. Quindi ho pensato a un ultimo esperimento, ovvero quello di farmi un buon caffè con la vecchia moka e vedere se il profilo di saldatura per le schede SMD con lega di stagno e piombo ci permette di fare un caffè con la moka. E proviamo, non ho idea di come potrà andare a finire, ma tentare non nuoce. Partiamo quindi con la saldatura, con la pausa per il caffè, volevo dire. Avviamo adesso il profilo termico e vediamo cosa succede. Devo ammettere che inizialmente non mi aspettavo grandi risultati, infatti ero andato a verificare con il
termometro a infrarossi la temperatura della caffettiera e non saliva la temperatura più di tanto. In certe parti più vicine alla piastra si riusciva a leggere una temperatura superiore ai 100 gradi, ma non sapevo in quel momento preciso se stavo leggendo la piastra o la caffettiera, e quindi mi sono detto sicuramente non inizierà neanche a bollire l'acqua e quindi non verrà fuori niente. Vi racconto una curiosità anche per vedere cosa succede qui con la caffettiera. E niente, nel periodo in cui stavo preparando questo video, qualche giorno prima è uscito un video analogo al mio, ma con una procedura un po' diversa. Il video è stato pubblicato da Survival Hacking di Davide Gatti, che vi consiglio di andare a vedere perché è molto ben fatto e di cui vi lascio il link in descrizione e nelle schede dei video. Ma guardate un po' che sorpresa, il caffè è iniziato a uscire a 4 minuti e 10 secondi. Ormai non ci speravo più di tanto e pensavo già a eventuali modifiche da fare al profilo termico, magari dandogli anche un nome più adatto e non on lead ma coffee almeno. Ma tornando un attimo al discorso sul video di Survival Hacking di cui stavo parlando prima, in pratica al posto della piastra riscaldante ha collegato una piastra da ferro da stiro a un sistema analogo e ha funzionato anche piuttosto bene, e penso che possa funzionare bene anche per scaldare pizzette e focacce, direi, oltre che farci un caffè. Senza offesa Davide, anche perché con l'elettronica ci si diverte. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito. E se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Ma se volete ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, cliccate anche sulla campanellina. Adesso Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima! ciao e buon divertimento.